Salve, sono Elisa Marianini, una storica dell'arte e pittrice di Firenze. In questo video ci tenevo a dirvi come io sono arrivata a trovare un mio stile personale. Dopo tanti anni, devo dire, questo è avvenuto perché ho iniziato a dipingere quando avevo 10 anni con mio padre che era pittore, restauratore, anche decoratore e poi diciamo sono passati ben 30 anni prima che io sia riuscita a trovare un mio stile personale. Io attualmente propongo dei valori del nuovo umanesimo e cerco di usare una tecnica che è mia personale, producendo e creando i colori artigianalmente con dei pigmenti iridescenti e lavorando principalmente con l'encausto, quindi con una pittura materica. Non è che sono arrivata a fare un mio stile, un qualcosa di più personale in breve tempo. Devo dirvi che è un lavoro, insomma, abbastanza lungo. Io per anni ho fatto copie, riproduzioni di dipinti antichi, dipinti in stile e libere interpretazioni ispirandomi a grandi artisti. Quindi, diciamo, ho avuto una conoscenza su molti aspetti del fare artistico, conoscendo molte tecniche che spaziano, diciamo, dalla pittura a tempera all'olio, all'acrilico, all'acquerello e così via. E come è nato, diciamo, come è nato in me il desiderio di fare qualcosa invece di più personale? Innanzitutto bisogna raccogliere un po' le idee e questo avviene trovandosi in solitudine. Ve lo dico perché non è facile riuscire a conoscersi e a capire cosa uno vuole raccontare, stando in mezzo alla folla. In solitudine si può stare facendo una semplice passeggiata in campagna o anche in un altro luogo, sorseggiando per esempio una tisana oppure praticando yoga. Uno può rilassarsi e trovarsi solo con se stesso e riflettere. Trovate questi momenti, bisogna avere una motivazione, un qualcosa che uno vuole raccontare. Una motivazione può essere spinta, diciamo, da tante cose, la voglia di raccontare se stessi, la voglia di portare avanti un progetto in cui uno crede e quindi è importante avere anche un'idea da condividere con gli altri, un'idea in cui io credo personalmente, un'idea in cui anche voi dovete credere personalmente. Quest'idea poi può essere sviluppata, è interessante un confronto, per esempio, anche con altre persone. Una volta che uno ha scelto quello su cui vuol raccontare, su cui vuol parlare, che sia di se stesso, che sia un problema della nostra società, quello che uno vuole, a quel punto il passo successivo è quello di documentarsi molto bene in questo settore, in questo ambito. Per esempio, vi faccio un esempio, uno vuol parlare del problema della sostenibilità ambientale, è logico, deve documentarsi su tutto quello che è il problema inerente alla sostenibilità, quindi documentari, filmati, se ci sono testi, poesie, o anche vedere quello che altri artisti hanno fatto, per esempio, in questo settore. Altre cose che possono sviluppare in noi, diciamo, delle curiosità, ma anche darci degli elementi sufficienti per poter provare anche noi a dire qualcosa in quell'ambito. Logicamente non copiando, perché altrimenti diventerebbe plagio, ma uno può prendere ispirazione dal lavoro che hanno fatto altri, che siano appunto artisti, che siano musicisti, che siano letterati. Per esempio, ascoltare anche musiche o canzoni che parlano del tema di cui uno vuole parlare. Per esempio, io che ho affrontato i valori del nuovo umanesimo, non potevo non essere amante di un artista come Fabrizio De André, al quale ho dedicato, per esempio, un'intera mostra con opere che ho iniziato a dipingere l'anno che lui è morto. E spesso, ascoltando le sue canzoni, mi sono ispirata, diciamo, per i miei dipinti. E un'altra cosa è fondamentale: una volta che avete trovato il tema su cui parlare, una volta che avete trovato e vi siete documentate, diciamo, su questo argomento, vi occorre uno spazio tutto vostro, uno spazio dove stare sempre a portata di mano con colori, pennelli, un blocco schizzi, dove poter annotare le vostre cose.
Ci vuole una stanza tutta per voi, che voi potete arredare con i vostri colori preferiti, con le vostre piante preferite, con il vostro animale preferito, che vi faccia compagnia. Una stanza solo per voi, dove non ci sia movimento, dove non arrivino e vengano, insomma, persone da fuori. E poi dicevo questo blocco schizzi, fondamentale, portatevelo sempre con voi, tenetevelo in borsa e con una penna biro semplicemente oppure con un lapis annotate le cose che vi incuriosiscono, legate per esempio anche a quell'argomento. Se andate, per esempio, e fate un viaggio in treno, annotate se qualcosa vi ha incuriosito e sono tutti elementi questi che riporterete e tratterrete con voi e nella vostra stanza potete allestire proprio un angolo dove mettete tutta questa sorta di post-it, disegni, può essere anche sul blocco schizzi, può essere fatto semplicemente anche una frase riportata che vi ha colpito, oppure semplicemente uno schizzo vero e proprio, un disegno. E fatto tutto questo, altro elemento fondamentale è quello di crederci veramente in quello che voi volete fare, che riusciate a trasmettere qualcosa che per voi è vero, qualcosa in cui veramente credete che nasce dal vostro cuore. Poi la tecnica la troverete senza problemi. Per esempio c'è un artista, un critico che è Domenico Tuniati, mi ha sempre colpito quello che ha detto lui, per esempio, di Tegantini. Lui dice: quanto più la tecnica, segno della mano, si compenetra con l'idea, segno della mente, tanto più l'artista è creatore. Quindi, una volta trovata la vostra idea, dovete riuscire a far compenetrare la vostra idea con la tecnica, che può essere l'acquerello, può essere l'olio, può essere una tecnica grafica, qualsiasi cosa. Capirete che quella che più si avvicina alla vostra idea vi scaturirà semplicemente dopo che avete avuto però quest'idea. Quindi mi raccomando, non scoraggiatevi, sicuramente l'idea la troverete come l'ho trovata io, basta, appunto, lo ripeto, che sia un'idea in cui crediate, basta che abbiate poi un vostro spazio privato dove stare, dove riflettere e vedrete le cose poi nascono da sole. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like, a iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto e attivare la notifica della campanella, così saprete in anticipo quando avrò pubblicato tutti i miei video. Lo sapete, essendo sia pittrice che storica dell'arte, tratterò sia di temi artistici, di curiosità d'arte che vanno dall'arte preistorica fino all'arte contemporanea, ma anche tante tecniche artistiche. Vi invito anche voi a indicarmi i prossimi tutorial su cosa vi potrebbe interessare e trattare, diciamo, un argomento e io sicuramente lo farò. Grazie di avermi seguita.